Buondì a tutti! In questo nuovo video tutorial voglio mostrarvi come realizzare questa fantastica maglia molto elegante che io ho deciso di chiamare Golden e che ho realizzato con la tecnica T e utilizzando il filato della Mondia linea oro. Questo gomitolo da 100 grammi, guardate qui come è lucente, il colore che ho scelto è veramente molto lucente, brilla tantissimo, ma vi faccio vedere anche altri colori presenti sempre sul mio sito Filati Elsa. Questo fantastico grigio, guardate qui, anche questo luccica veramente tantissimo, e il bianco che vi assicuro anche questo è molto lucente, ma dalla telecamera purtroppo non si vede. Comunque li trovate disponibili sul mio sito e vi dico anche il quantitativo. Allora, io ho lavorato sempre con un 100 del 4,5, ho utilizzato 3 gomitoli, taglia M ve ne occorrono 4, taglia L ve ne occorrono 5. Mi raccomando però, se siete una taglia S e volete fare le maniche lunghe dovete andare a prendere un gomitolo in più. Taglia M, secondo me con 4 gomitoli riuscite a fare comunque le maniche lunghe. Taglia L anche in questo caso con 5 gomitoli dovreste farcela a fare le maniche lunghe. Non ne sono convintissima, quindi taglia L magari prendete un gomitolo in più se volete fare le maniche lunghe. Per quanto riguarda la lavorazione, come vi dicevo, è una lavorazione a T, dove nella parte superiore abbiamo un tipo di lavorazione che è un po' più forata, mentre nella parte inferiore abbiamo una lavorazione un po' più chiusa. Si fanno i 2 rettangoli che, come sempre, le catenelle iniziali corrispondono alla lunghezza. Una volta fatti i 2 rettangoli si vanno a unire con i marcapunti, si va a fare la lavorazione sotto, e io nel tutorial vi dico anche come fare se volete fare degli aumenti e rendere la maglia più larga. Mentre per quanto riguarda una volta fatte le cuciture, per ottenere questo effetto un po' a sbuffo, come potete vedere qui, io sono andata a fare 2 strisce di catenelle che ho fatto passare tra i fori appunto del bordo della manica e stringendo con il fiocco, per avere questo effetto un po' qui a sbuffo, ma soprattutto perché so che molti di voi non sopportano tantissimo le maniche a 3/4, perché quando vanno a mettere una giacca sopra la manica tende a salire. In questa maniera, fermando con il laccetto, non succede, quindi potete indossare tranquillamente una giacca sopra che abbia anche le maniche un po' più strette, e comunque possiamo utilizzare questa maglia in pieno inverno con sottolupetto. Infatti io l'ho deciso di realizzare proprio per questo, perché la posso indossare sia quando vado in locali molto caldi, quindi con una bella giacca pesante sopra e poi toglierla, oppure indossare sottolupetto e quindi sfruttarla per tutto l'inverno. Detto ciò, spero che anche questa creazione vi piaccia, che desiderate realizzarla, e se così, come sempre, mi raccomando, mandatemi poi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncinetando con Elsa, o sul gruppo Facebook La Libertà di Uncinetare e Sferozzare, oppure potete taggarmi su Instagram, dove mi trovate come Elsa Faccio, e noi come sempre, o Filati Elsa, e noi come sempre ci vediamo al prossimo video tutorial. Per realizzare la nostra maglia io ho deciso di utilizzare il filato della Mondia linea oro e utilizzerò questo colore che è il colore moro, però siccome è un colore abbastanza scuro dalla telecamera, il campione ve lo farò con il filato della Mistrico Filati, che posso lavorare sempre con il 4,5. Infatti io il filato oro lavorerò con un 100 e il 4,5. Andremo a realizzare una maglia con la lavorazione a T, quindi andremo a creare prima 2 rettangoli, uno per le maniche dietro, uno per le maniche avanti, e vi dico già che io per quello avanti metterò un motivo in più rispetto a quello dietro, e la lavorazione che andiamo a fare si ottiene su multiplo di 4, non c'è un più 1 un più 2 ma multiplo di 4, perché mettendo sempre 4 catenelle riusciamo comunque a avere l'inizio del giro uguale alla fine. Io per la parte avanti ho montato 156 catenelle, mentre per la parte dietro 154 catenelle, ottenendo così un rettangolo avanti di circa 2 centimetri e mezzo, mentre quello dietro è circa 91 centimetri e mezzo, quindi c'è un centimetro di differenza, proprio perché appunto sono solo 4 catenelle. Per quanto riguarda le altre taglie, allora io vi consiglio taglia M di aumentare rispetto a me di 2 motivi. Questo naturalmente se volete le maniche come le mie e quindi non molto lunghe, perché tenete presente che a me le maniche arriveranno poco sopra i gomiti. Se invece volete le maniche più lunghe, allora in quel punto mettete quanto volete che vi siano lunghe le maniche, quindi non lo so, le volete che vi arrivi al polso, misurate dal polso passando dietro le spalle fino al polso successivo, in modo tale appunto da vedere quante catenelle andare a mettere, ricordandovi appunto il multiplo di 4. Comunque se invece volete le maniche come le mie, montate solo 2 motivi in più per ogni rettangolo. Per una taglia L montate 4 motivi in più per ogni rettangolo, in modo tale che poi per quanto riguarda i motivi da lasciare liberi per le maniche le avrete uguali alle mie, ma avrete più motivi al centro, appunto perché abbiamo il corpo più grosso rispetto al mio. Detto ciò, quindi ripeto, multiplo di 4, 156 catenelle per quella avanti, 154 per quello dietro, e adesso andiamo a vedere come si realizzano i giri. Sono 4 giri che vanno sempre ripetuti, e andiamo a realizzare 2 catenelle
che sono la nostra prima maglia alta, salto una catenella di base, entro nella successiva e realizzo un'altra maglia alta. Ho lasciato la catenella in modo tale da avere 3 catenelle che sono appunto la nostra prima maglia alta. Quello che faremo adesso lo faremo, cioè no, salto 2 catenelle, sì, salto 2 catenelle, e quello che faremo adesso lo faremo per tutto il giro. Entro nella terza e vado a fare 2 maglie alte, 1, 2, catenella di separazione, rientro, altre 2 maglie alte, 1, 2, salto 3 catenelle e ricomincio da capo, quindi vado nella quarta e vado a fare 2 maglie alte, una catenella, rientro, altre 2 maglie alte, salto 3 catenelle e ricomincio da capo, vado a fare 2 maglie alte, chiamiamolo ventagli doppi questi perché hanno 2 maglie alte rispetto al classico ventaglio che ne ha una, rientro, altre 2 maglie alte, e devo fare questo per tutto il giro, quindi salto 3 catenelle, entro nella quarta e vado a fare 2 maglie alte, catenella, rientro, 2 maglie alte. Quindi devo fare questo per tutto il giro. Ripetiamo un'ultima volta: salto 3 catenelle, entro nella quarta e vado a fare 2 maglie alte, catenella, rientro, altre 2 maglie alte. Per terminare il giro salto 2 catenelle, entro nella penultima e vado a fare una maglia alta, entro nell'ultima e vado a fare un'altra maglia alta. Io qui avevo montato più catenelle, ma sapete benissimo che le catenelle possono essere andate e togliere quando lavoriamo in giri di andata e ritorno, così è facilissimo. Anche preferisco sempre montare delle catenelle in più che in meno, in modo tale appunto da poterle poi togliere. Quindi ci giriamo con la lavorazione, andiamo a fare il nostro secondo giro, o vi alzate con una catenella e poi fate la maglia bassa, come me andiamo a fare direttamente la maglia bassa sopra la maglia alta, un'altra maglia bassa sopra la maglia alta, una maglia bassa tra le 2 maglie alte e il ventaglio doppio, 2 catenelle di separazione. Quello che faremo adesso lo faremo per tutto il giro. Entro nell'archetto di una catenella e vado a fare una maglia bassa, 3 catenelle, ricomincio da capo, vado nell'archetto di una catenella del ventaglio doppio e vado a fare una maglia bassa, 3 catenelle, vado nell'archetto del ventaglio doppio, maglia bassa. Devo fare questo per tutto il secondo giro, quindi 3 catenelle, maglia bassa nell'archetto del ventaglio, 3 catenelle, maglia bassa nell'archetto del ventaglio. Quindi si fa questo per tutto il secondo giro. Si termina il secondo giro andando a fare 2 catenelle, entro tra l'ultimo ventaglio e le 2 maglie alte, vado a fare una maglia bassa, una maglia bassa sopra la maglia alta, una maglia bassa entrando nella terza catenella, ossia nell'ultima maglia alta. Abbiamo terminato così anche il secondo giro. Ci giriamo con la lavorazione, andiamo a fare il nostro terzo giro e realizziamo 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, una maglia alta sopra la maglia bassa successiva. Quello che faremo adesso lo faremo in tutto il giro. Entro nell'archetto di 2 catenelle e vado a fare il mio ventaglio doppio, quindi 2 maglie alte, catenella, rientro, 2 maglie alte, vado nell'archetto successivo e di nuovo ventaglio doppio, 2 maglie alte, catenella, rientro, 2 maglie alte. Quindi vado a fare questo appunto per tutto il giro. Entro in ogni archetto di 3 catenelle, vado a fare il mio ventaglio doppio, 2 maglie alte, catenella, 2 maglie alte, archetto successivo, 2 maglie alte, catenella, rientro, 2 maglie alte. Quindi come potete vedere i giri sono veramente semplicissimi. Cambieremo il punto però quando andremo a lavorare il corpo della maglia per avere una lavorazione a doppio punto, però per adesso i rettangoli vanno fatti appunto con questa lavorazione. Quindi vado a fare l'ultimo, entro nell'ultimo archetto e vado a fare il mio ventaglio doppio, quindi 2 maglie alte, catenella, rientro, 2 maglie alte, e vado a terminare facendo una maglia alta, salto una maglia bassa, entro nella seconda delle 3 maglie basse, vado a fare una maglia alta e una maglia alta sopra l'ultima maglia bassa. Abbiamo terminato così anche il terzo giro. Ci giriamo con la lavorazione, andiamo a fare il quarto e ultimo giro. O vi alzate con una catenella e poi fate la maglia bassa, come me andiamo a fare direttamente la maglia bassa.
quindi maglia bassa sopra la maglia alta, maglia bassa sopra la maglia alta successiva, maglia bassa sopra la maglia alta successiva, catenella di separazione. Quello che faremo adesso lo faremo per tutto il giro, quindi ho fatto 3 maglie basse, una catenella, entro nell'archetto e vado a fare una maglia bassa, 3 catenelle e di nuovo archetto successivo del ventaglio doppio, maglia bassa, 3 catenelle, archetto del ventaglio doppio successivo, maglia bassa, 3 catenelle, archetto, maglia bassa, 3 catenelle, archetto, maglia bassa, 3 catenelle, archetto, maglia bassa. Bisogna fare questo per tutto il quarto giro. Terminiamo andando a fare una catenella, salto la prima maglia alta, vedete io qui ne ho 4, vado nella seconda e faccio una maglia bassa, vado nella terza e faccio una maglia bassa, vado nell'ultima e faccio una maglia bassa. Questi sono i 4 giri che dobbiamo fare. Adesso vi faccio rivedere un attimo il primo giro, visto che abbiamo una base diversa, e andiamo a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, una maglia alta sopra la maglia bassa successiva, prendo il filo, vado direttamente nell'archetto e vado a fare il mio ventaglio doppio, quindi 2 maglie alte, catenella, rientro 2 maglie alte e poi continuo normalmente. In ogni archetto vado a fare il mio ventaglio alto doppio fino ad arrivare naturalmente a fine giro. Adesso vi faccio vedere anche come terminare di nuovo il primo giro. E ricordate che i giri che dovete andare a fare, cioè i giri, questi 4 giri, li dovremo ripetere fino ad ottenere una larghezza, un'altezza dei rettangoli che sia uguale ai nostri scalfi. Io però questa volta la voglio fare più grande perché voglio poi fare in modo che le maniche vengano un po' a sbuffo, quindi ho bisogno che rispetto ai miei soliti, io solitamente faccio 15 cm di altezza, voglio arrivare almeno a 17 cm o anche 18, in modo tale che poi, come avrete visto all'inizio del video, avrò fatto le maniche un po' a sbuffo, legandole con dei laccetti ai bordi. Comunque terminiamo. Io naturalmente vi dirò quante volte sono andata a ripetere i 4 giri e quante volte dovreste ripeterlo anche voi. Naturalmente questo se lo volete fare come me, oppure se volete fare delle classiche maniche alte andate a fare i giri in base a quanto dovete fare l'altezza dei vostri rettangoli, quindi l'altezza dei vostri scalfi. Terminiamo il primo giro, quindi ho fatto l'ultimo ventaglio, salto la maglia bassa, la catenella e la maglia bassa, entro nella penultima e vado a fare una maglia alta, entro nell'ultima maglia bassa e vado a fare una maglia alta e poi si ricomincia con il primo giro. Semplicissimi, sono 4 giri molto semplici che servono per alternare la lavorazione. Allora, io ho terminato entrambi i rettangoli. Come vi avevo detto, il rettangolo avanti l'ho fatto con un motivo in più rispetto a quello dietro e come motivi io ho ripetuto i motivi per 1 2 3 4 5 volte, quindi in totale io ho ripetuto i 2 giri 5 volte. Come vi ho detto, rispetto alle altre volte volevo che le maniche fossero più larghe, tipo non proprio a farfalla, però molto più larghe del solito, di quelle che faccio solitamente. Ora, per quanto riguarda le taglie più grandi delle mie, io direi taglia M, andate a ripetere i 4 giri per un motivo in più rispetto a me, mentre taglia L 2 motivi in più rispetto a me. Una cosa però, quando sono andata a fare l'ultimo motivo non ho fatto l'ultimo giro, dovete terminare con il giro di 2 maglie alte, catenelle e 2 maglie alte, quindi con il terzo o con il primo giro se avete bisogno di fare un'ulteriore altezza degli scalfi. Quindi diciamo che non dovete terminare con il giro dove abbiamo gli archetti, perché comunque per la maglia lavoreremo un punto diverso rispetto a quanto invece abbiamo lavorato per la parte superiore. Per quanto riguarda i marcapunti, allora io sono andata a mettere i marcapunti contando 12 gruppi di ventagli, li chiameremo ventagli doppi, quindi ho contato 12 gruppi e nel 12° sono andata a mettere appunto il mio marcatore. Stessa cosa da quest'altra parte. Per le taglie più grandi delle mie, quando avete fatto le catenelle, vi ho detto di mettere almeno un motivo in più per rettangolo, scusatemi, 2 motivi in più per rettangolo rispetto a me
per quanto riguarda la taglia M e 4 motivi in più per quanto riguarda la taglia L. Questo perché così potete mettere anche voi sempre 12 motivi e nel 12° mettere il marcapunti e mettere il restante quindi in mezzo, in modo tale da avere la lavorazione centrale più larga ma la lunghezza delle maniche rimane la stessa. Quindi io ripeto, ho fatto 12 gruppi e nel 12° sono andata a mettere il mio marcapunti, e adesso vi faccio vedere come andare a lavorare appunto il corpo della maglia, e come vi dicevo andremo a cambiare perché lavoreremo sempre solo questo motivo qui, ossia questo giro qui, ossia il ventaglio doppio. Allora, per andare a lavorare, io adesso tolgo il mio marcapunti così potete vedere meglio. Andrò prima nell'archetto sul davanti e vado a fare le mie 3 catenelle che sono mia prima maglia alta, rientro dentro e vado a fare un'altra maglia alta, catenella di separazione. Per quanto riguarda la terza maglia alta entro sia nell'archetto del davanti che nell'archetto del dietro e vado a fare una maglia alta, e poi rientro solo nell'archetto del dietro e vado a fare una maglia alta. Questo appunto mi permette di chiudere qui la lavorazione. Poi il giro da fare è questo: vado nell'archetto di una catenella e vado a fare le mie 2 maglie alte, catenella, rientro, 2 maglie alte. Scusate, sposto così vedete meglio, visto che la lavorazione comunque è con un filato scuro, e quindi ricomincio. Vado dove ho l'archetto di una catenella e vado a fare le mie 2 maglie alte, catenella, rientro, 2 maglie alte, e continuo così fino ad arrivare al secondo marcapunti. Quindi sempre 2 maglie alte, archetto, catenella, rientro, 2 maglie alte. Quindi continuo a lavorare in questa maniera fino ad arrivare al secondo marcapunti. Vi farò vedere appunto come passare di nuovo dalla parte dietro alla parte avanti. Sono arrivata al mio secondo marcapunti che ho già tolto e faccio la stessa cosa che avevo fatto per l'altro. Entro nel ventaglio, nell'archetto del ventaglio del dietro, e vado a fare 2 maglie alte, catenella, prendo il filo, entro sia nel ventaglio del dietro che nel ventaglio del davanti e vado a fare una maglia alta, e poi vado a fare una maglia alta nel ventaglio del davanti e continuo a lavorare normalmente come abbiamo lavorato fino adesso. Quindi vado nel ventaglio successivo, entro nell'archetto della catenella e vado a fare 2 maglie alte, catenella, rientro, altre 2 maglie alte. Questo è il giro appunto che bisogna fare. Io adesso vi farò vedere come terminare e come iniziare poi di nuovo questo giro. Per quanto riguarda gli aumenti, per fare gli aumenti allora potete fare, e si può fare, o cambiate l'uncinetto, quindi dal 4,5 passate a lavorare al 5, oppure tra i ventagli fate una catenella di separazione. Se dovete allargare di parecchio vi consiglio di fare una catenella di separazione saltando, quindi qua la fate, qui no, qui la fate e così via, saltando in modo tale da allargare ma non allargare tantissimo. Se invece dovete allargare di poco, io vi consiglio di fare questa catenella di separazione tra i ventagli solo lateralmente. Quindi magari vi prendete qui, vediamo, abbiamo 3 ventagli, fare una catenella di separazione prima di quello centrale di lato e una catenella subito dopo. Questo se dovete allargare di poco, oppure potete farla anche lateralmente, quindi solo una catenella, un'altra catenella, un'altra catenella, un'altra catenella, e lasciare quindi invece che nella parte avanti e dietro la lavorazione resti più compatta, quindi fare gli aumenti solo lateralmente aumentando di una catenella. Questo dipende sempre da quanto dovete andare all'allargare la lavorazione. Io però vi consiglio, se dovete allargarla non di tantissimo e però non volete farla troppo forata, di passare a lavorare con l'uncinetto del numero 5. Sto terminando il giro, quindi entro dove ho fatto la prima maglia alta nella terza catenella e vado a fare una maglia bassissima. Con delle maglie bassissime mi porto all'interno dell'archetto del ventaglio e poi vado a lavorare ugualmente, quindi 3 catenelle che sono mia prima maglia alta, rientro un'altra maglia alta, catenella, rientro altre 2 maglie alte,
e vado a lavorare così, quindi fino ad arrivare alla lunghezza desiderata della mia maglia. Io vi dirò alla fine quante volte sono andata a ripetere questo giro, se ho fatto degli aumenti, che tipo di aumenti sono andata a fare, quindi se ho cambiato l'uncinetto, se ho fatto le catenelle di separazione, e qua naturalmente vi dirò anche se li ho fatti, a che giro e a che giro. Quindi per adesso continuo a lavorare in questa maniera. Allora, ho terminato la maglia, ho ripetuto il giro per 24 volte e come lunghezza per me va più che bene. Non sono andata a fare alcun tipo di aumento proprio perché comunque mi va morbida, non mi stringeva, e quindi ho deciso di non fare alcun tipo di aumento. Per andare poi, una volta fatto questo, sono andata a cucire le maniche, quindi ho cucito i due rettangoli sotto e sopra. Sopra sono andata a cucire per 34 centimetri sia a destra che a sinistra. Infine ho fatto 2 strisce di catenelle da 100 catenelle ognuna e l'ho fatta passare tra i fori qui lateralmente formando un fiocco, questo per stringere la manica e creare un po' l'effetto sbuffo. Stessa cosa da quest'altro lato, quindi ho fatto 100 catenelle, sono andata a passare per i fori e ho fatto il fiocco per stringere a buffo le maniche. Ora per le taglie più grandi, mi raccomando, per quanto riguarda la cucitura io vi direi mettete sempre dei marcapunti, provate, vedete lo scollo quanto lo volete largo. Io questa volta non l'ho fatto molto largo, sono andata a stringere un po' di più di quello che faccio non solitamente. Invece per quanto riguarda le catenelle, visto che avete più giri rispetto a me, io direi taglia M, la striscia di catenelle fatene 150, 200 per una taglia L, in modo tale perché avendo più giri il fiocco venga bello e non troppo piccolo, quindi aumentate di un 50 per una taglia M e di 100 per una taglia L. Detto ciò, anche questa creazione è terminata.